Gli specchi e gli orologi sono degli oggetti magici. Non credo alla magia, però sì, anche ci credo alla magia, perché ci sono degli oggetti che si comportano in modo diverso dagli altri, sembra quasi che abbiano una loro anima, una vita propria. Vi chiedo di pensare, non so se vi sia mai capitato, comunque in una stanza dove per molto tempo c'è stato appeso un orologio da parete oppure c'è stato appeso uno specchio e poi a un certo punto non c'è più. Io sono sicura che per tantissimo tempo, per anni, forse per sempre, voi entrerete in quella stanza e con gli occhi vi girerete a cercare lo specchio o l'orologio. Non lo so perché succede, forse magari succede solo a me, però è una cosa che ho sperimentato. E in effetti sia gli specchi che gli orologi, ma soprattutto gli specchi, sono degli oggetti un po' magici. Non so se vi è mai capitato di mettervi davanti allo specchio e guardare dentro, in profondità e vi vedete le gambe, anche se lo specchio arriva solo fino alla vita. Da qualche parte ho letto la spiegazione tecnica, fisica, com'è che riusciamo a vedere anche parti del corpo che non arrivano all'altezza dello specchio. Sinceramente non mi ricordo, però è una cosa fantastica, soprattutto poi se avete mai letto Alice allo specchio, che secondo me è anche più bello di Alice nel Paese delle Meraviglie, a me piacque di più. Comunque sì, il mondo allo specchio è un mondo magico dove è tutto al contrario e infatti se avete mai provato a usare una telecamera come uno specchio vi rendete conto anche di quanto sia difficile, di quanto siamo così abituate ad avere davanti lo specchio che si muove in forma speculare, in forma speculare, chiaro, uno specchio, che è difficile poi usare una telecamera. E anche gli orologi hanno qualcosa di magico, perché se ci pensate, suddividono a pezzettini il tempo, però l'orologio è un oggetto che abbiamo creato noi, mentre il tempo è qualcosa che sta al di fuori di noi. Qui la questione diventa troppo difficile, troppo complicata, mi mancano gli strumenti matematici, logici e filosofici per affrontare una cosa del genere, tipo il tempo. L'abbiamo inventato oppure esiste in natura? È la cosa che mi chiedo sempre per quanto riguarda i numeri, se i numeri e le formule matematiche che coincidono sempre perfettamente, che spesso rispecchiano le cose che esistono in natura, se esistono in natura appunto così come esistiamo noi, oppure se sono delle cose artificiali che ci siamo inventati noi. Finisco qua.